Buongiorno a tutti e benvenuti su questo breve video dove spiegheremo come attivare un secondo bot. Questa piattaforma, questo bot si chiama BitScap ed è un bot di trading automatico che permette solamente di generare profitti. Allora, come vediamo, un bot sta già lavorando, è attivo, come possiamo vedere su questa dicitura. Questa è la percentuale dell'accoppiata, che è in positivo, e questa è la percentuale, il guadagno ottenuto fino adesso, dopo un giorno e 17 ore. Allora, qui in basso vediamo le accoppiate suggerite dal bot, quelle cioè che sono in rialzo. Andiamo a scegliere un'accoppiata, possiamo farlo anche da qui, dalla ricerca. Nel mio caso sono interessato a BNB. Perfetto, come accoppiata il BNB con Bitcoin. Eccolo qua. No, eccolo, sì. BNB Bitcoin. Clicchiamo su questa accoppiata. Perfetto. E vediamo che viene visualizzata in questo riquadro, BNB Bitcoin. In questo caso io voglio attivare l'S-Bot, perché abbiamo la possibilità, come vediamo, di attivare o l'S-Bot o il Classic Bot. Qual è la differenza sostanziale? Nelle percentuali che vengono utilizzate dall'accoppiata. In questo caso l'S-Bot prenderà il 30% di BNB e il 70% di Bitcoin. Invece se avessi attivato il Classic Bot avrebbe fatto esattamente il contrario, ossia il 70% di BNB e il 30% di Bitcoin. Qui in basso possiamo vedere quale sarà l'investimento, 0,0063 Bitcoin fondamentalmente. Qui la percentuale del portafoglio che utilizzeremo, il 95%, non si può andare oltre, si può scendere ma non si può andare oltre il 95%. Qui vediamo preimpostati il lower price e l'upper price che adesso noi andremo a modificare abbassando l'upper price. Perfetto, vediamo che il valore in corso dell'accoppiata è 0,0026. Metteremo l'upper price a 28 e il lower price invece abbassandolo di 0,0003 a 23. Anche un pochino più giù, 22. Perfetto. Quindi avremo come intervallo un'ampiezza maggiore della zona verde e minore della zona rossa. Perché io faccio questa impostazione? Perché fondamentalmente attiverò questa funzione, il trailing up, che dà la possibilità al bot, nel caso in cui l'accoppiata sia rialzista, di seguire, diciamo, il rialzo per rimanere sempre operativo. E lascerò un po' di margine inferiore nel caso in cui scenda un pochino il valore dell'accoppiata. Chiaramente poi, una volta che io andrò a confermare, verrà anche posizionato lo stop loss al di sotto dell'hour price. Un'altra cosa che farò chiaramente, eccolo qua, e vediamo che viene visualizzato. Noi possiamo volendo anche modificarlo, ma in questo caso preferisco lasciarlo così. Poi importante è anche questo valore che andremo a modificare se riusciamo a modificarlo un po'. Allora, è preferibile allora prima premere su questa griglia qua in modo tale che almeno si setta, diciamo, automaticamente. Perfetto. Una volta fatto questo appare il pulsante Start
Ecco, a questo punto noi dobbiamo cercare di aumentare questo valore e abbassare un po' questo. Questo è il valore di scambio, praticamente quando compra il bot e vende poi quando supera lo 0,84% di valore, quindi farà una compravendita tenendo conto di questa percentuale. Questo invece riguarda il numero di griglie presenti nell'intervallo. Proviamo ad abbassarlo un po'. Come vedete deve sempre comparire questo tasto con scritto Start. Abbassiamolo ancora un po'. Perfetto, ancora una. Eccolo qua. Quindi il valore che possiamo mettere è praticamente 0,82. Qui proviamo a mettere un 30. No, lasciamo 29. Perfetto, una volta fatto questo, se vogliamo possiamo vedere il backtest che ci dà un po' una prospettiva di quello che avremmo potuto guadagnare se facevamo questo tipo di settaggio, magari portato indietro di 3 giorni, una settimana, un mese, per vedere un po' quale sarebbe stato l'esito. Quando decidiamo poi di farlo partire, possiamo spingere su Start. Spingiamo. Perfetto. Come vedete è comparsa la griglia con scritto attivo. A questo punto comincerà a lavorare con i parametri che noi abbiamo messo e già dopo qualche minuto di solito già cominciano le prime operazioni. Poi dipende chiaramente da quello che è il vostro portafoglio, perché un portafoglio esiguo chiaramente non dà modo di compravendite al botto, comunque è limitante, e anche da questa percentuale qui. Più è bassa e meglio lavora il bot. Adesso noi l'abbiamo lasciata relativamente alta, io di solito lo lascio sullo 0,4-0,35 e devo dire che lavora discretamente. Adesso facciamo un tentativo mettendolo un pochino più alto. Per adesso grazie di tutto. Un'altra cosa che volevo dirvi prima di lasciarvi, tenete sempre in considerazione queste oscillazioni e cercate di mettere il lower price e l'upper price considerando le oscillazioni massime e minime che hanno avuto magari nell'ultimo periodo. Vi ricordo che lascio sempre in descrizione il mio link referral, eventualmente volete aderire gratuitamente per 14 giorni a questo bot e anche il link del gruppo dedicato sempre a questo tipo di investimento.